Ciao, buongiorno. Sono circa le 7 del mattino e ho appena finito la mia meditazione quotidiana. Ehm, è un periodo che sto meditando sul tema dell'amore. Ora, non pensare male, nel senso, non necessariamente legato alle relazioni con gli altri, anche legato alle relazioni con gli altri, ma in generale, no, al concetto di amore. E più medito, più mi rendo conto che tanti dei valori, dei temi, dei concetti che noi diamo per scontati nella nostra vita sono semplicemente dei pensieri che fin da bambini ci hanno messo nella testa e noi prendiamo come buoni perché magari ce l'ha detto il papà e la mamma, perché magari ce l'hanno detto gli insegnanti, perché magari la nostra cultura si basa su dei fondamenti che però, a mio avviso, ognuno di noi dovrebbe approfondire. Uno di questi temi, concetti, valori, chiamalo come ti pare, è proprio l'amore. Che cos'è per te l'amore? Come sai quando stai manifestando amore? Come sai quando stai ricevendo amore? Hai bisogno dell'amore? È una necessità? Oppure è semplicemente un tuo modo di vivere? E questo modo di vivere l'hai consolidato, ne hai consapevolezza, hai la capacità, anche logico, ragionata, di manifestare in maniera sistematica quello che tu chiami amore. Beh, questo che ti sto per dire non vale soltanto per l'amore, vale per tanti temi della vita. Dovremmo un po' tutti i giorni cercare di fare il centro e il punto della situazione, arrivando a comprendere che cosa realmente vogliamo manifestare a questo mondo. Invece di essere trasportati un po' dalla corrente, anzi, a proposito di corrente, se senti le onde del mare è perché sono al mare, ok? Se senti un po' di vento, se senti dei rumori della natura è perché sono proprio in spiaggia. Allora, invece di essere trasportati dalle maree, dai venti, dai moti quotidiani che possono essere determinati dai ritmi della nostra vita, dal lavoro, dalle necessità della famiglia, siamo capaci di prendere in mano la nostra esistenza e spostarla un passo per volta, ok? Un passo per volta, ma in maniera pulita, in modo da manifestare realmente chi siamo un pezzettino per volta. Tutte queste domande, se ti interessano, fanno parte di un bagaglio esperienziale, meditativo, contemplativo, a mio avviso fondamentale e che arricchisce la persona. Vorrei tantissimo che mi dicessi sotto nei commenti che cosa ne pensi, se vuoi che cosa ne pensi del tema amore, però in generale che cosa ne pensi del meditare, del comprendere chi siamo, dell'approfondire alcuni concetti fino al punto in cui riusciamo a, come diceva Platone, ricordarci chi siamo. Ecco, penso di finire questo video così. Il tema dell'amore è un tema gigantesco, chiaramente ne hanno parlato tanti scrittori, tanti scienziati, sì, anche gli scienziati parlano di amore. Insomma, nelle culture si manifesta in maniera diversa, ok? Attraverso gesti, comportamenti molto diversi fra loro, ma quando vai alla radice di che cos'è l'amore, scopri qualcosa di fondamentale per te. E ti consiglio davvero di meditare 20-30 giorni su questo
bel tema per scoprire realmente che significato ha per te l'amore, che cosa significa per te l'amore, come manifesti tu l'amore. E ti ricordo che non sto parlando soltanto dell'amore legato alla relazione con l'altro, ma anche legato alla relazione con se stessi e in generale alla manifestazione di chi si è. Se ti interessano questi argomenti, fammelo sapere sotto nei commenti. Se ti interessa sapere qualcosa di più di meditazione, respirazione o comunque anche di alcuni temi che riguardano l'esistenza in generale, fammelo sapere sotto nei commenti e sarò contento di risponderti, magari con un video. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida giornata e io comincio a lavorare. Ciao!